Salve, ben ritrovati sul mio canale. Oggi, sotto richiesta di Alessandra, andiamo a realizzare un portachiavi della nostra simpaticissima Maga Magò. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa di Maga Magò andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e andiamo a fare altri 2 giri di 6 maglie basse. Andiamo a fare una maglia in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e andiamo a cambiare il filato. Andiamo a sostituire il filato con quello viola, andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie e un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 24 maglie basse. Cambiamo il filato e prendiamo questo viola fucsia e andiamo a fare un altro giro di 24 maglie con questo filato. Ogni 3 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo per altri 3 giri 30 maglie basse. Ogni 4 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo 36 maglie basse per altri 2 giri. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Per realizzare le gambe partiamo dalla vita, andiamo a realizzare 24 catenelle e le andiamo a chiudere ad anello con il filato lilla che poi utilizzeremo anche per realizzare i capelli. Andiamo a chiudere ad anello e andiamo a lavorare 24 maglie basse sulle nostre 24 catenelle. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 2 giri. Dobbiamo ora andare a dividere il lavoro per realizzare le gambe. Andiamo a fare 12 maglie per questa gamba, dopodiché, dopo aver finito questo giro, andremo a fare l'altra gamba. Lavorate le nostre 12 maglie, entriamo nella prima che abbiamo qui, chiudiamo e proseguiamo il lavoro su queste 12 che abbiamo appena lavorato. Andiamo a lavorare per altri 2 giri 12 maglie basse. Andiamo ora a fare 6 diminuzioni, in tutto saranno 6 maglie basse e andiamo a realizzare la stessa gamba allo stesso modo. Per realizzare il merletto andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nella stessa maglia e chiudiamo con una maglia bassissima. Entriamo nella successiva, facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare 2 catenelle. Le chiudiamo con una maglia bassissima e ripetiamo la sequenza per tutte le 6 le maglie. Terminato il giro possiamo staccare il filo e andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Per le scarpe utilizziamo lo stesso filato che abbiamo utilizzato per la maglia e andiamo a lavorare 8 catenelle. Lavoriamo 8 maglie basse nella parte di sopra delle catenelle e 8 maglie basse per la catenella di sotto, in tutto saranno 16 maglie basse. Andiamo ora a lavorare le nostre 16 maglie basse, ma lavorate in costa dietro. Andiamo a prendere solo la parte di dietro della nostra maglia, in questo modo. E andiamo a fare tutto il giro delle 16 maglie. Facciamo 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie, in tutto saranno 14 maglie basse. 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie, in tutto saranno 12 maglie basse. 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie, in tutto saranno 10 maglie basse. 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie, in tutto saranno 8 maglie basse. Stacchiamo il filo, riempiamo con l'ovatta sintetica, andiamo a prendere l'altro filato viola più scuro e andiamo a lavorare a costa dietro facendo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse lavorate in costa dietro. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. Lavoriamo le nostre 6 maglie basse per altri 4 giri. Possiamo ora staccare il nostro filo e riempiamo un po' con l'ovatta sintetica all'interno.
e andremo poi a cucire dentro la mutandina in questo modo. Con un po' di filo nero sottile andiamo a decorare le scarpe. Per le braccia con il filato color carne avviamo un anello magico di 8 maglie e lavoriamo un altro giro di 8 maglie su quelle che abbiamo appena realizzato. Andiamo ora a fare 2 diminuzioni alle prime 2 maglie, in tutto saranno 6 maglie basse. Lavoriamo le nostre 6 maglie per 4 giri. Sostituiamo il filato carne con il filato viola scuro, quello che abbiamo utilizzato per le calze, e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 8 maglie per altri 4 giri. Terminati i giri possiamo chiudere il nostro lavoro e andare a cucire al lato della spalla. Riempiamo con l'ovatta sintetica. Per realizzare la bocca avviamo 6 catenelle e lavoriamo 6 maglie basse nelle nostre 6 catenelle. Giriamo il lavoro, facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 4 maglie basse. Giriamo ancora e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 2 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andremo a cucire sul volto della nostra maga magù in questo modo. La parte larga andrà sopra, la parte stretta andrà sotto. Per la parte di sopra della bocca avviamo una catenella di 4 maglie e lavoriamo 4 maglie basse nella nostra catenella. Giriamo il lavoro e diminuiamo la prima e l'ultima maglia. In tutto saranno 2 maglie. Possiamo staccare il filo e andremo a cucire sulla parte di sopra della bocca. La parte larga andrà sotto, la parte stretta andrà sopra. Per il naso abbiamo 3 catenelle, lavoriamo 3 maglie basse nelle nostre 3 catenelle dalla parte di sopra, giriamo il lavoro e lavoriamo anche le 3 catenelle dalla parte di sotto. Oppure possiamo semplicemente fare un anello magico di 6 maglie e chiudere il lavoro. Chiudiamo il lavoro e andiamo a cucire sulla parte di sopra della bocca. Per gli occhi dal panno lencido della gomma eva andiamo a ritagliare le sagome, l'ovale bianco e il cerchio verde tondo. Andiamo poi a ricamare un piccolo pallino alla punta dell'occhio. Inseriamo i piedi nel foro e andiamo a chiudere cucendo alla base. Andiamo a riempire poi con l'ovatta sintetica e andiamo ad inserire, dopo aver riempito anche la parte del corpo, andiamo a riempire e andiamo a cucire proprio qui dove c'è l'unione dei due colori. Andiamo maglia per maglia e andiamo a cucire tutto intorno alla gonna dalla parte interna. Per facilitare la cucitura andiamo a girare la gonna verso l'alto e andiamo maglia per maglia e cuciamo bene il tutto. Dopo aver cucito riabbassiamo la gonna e andiamo a cucire le braccia al lato della spalla qui. Andiamo a cucire la parte di sotto della bocca, cuciamo soltanto la parte che va dal lato fino all'altro lato, evitando di cucire questa parte qui, dove andremo ad inserire un piccolo dente fatto di panolenci o di gomma eva. Lo andiamo ad incollare in questo modo prima di cucire. Inseriamo un po' di panolenci o gomma eva all'interno della bocca e andiamo a cucire anche la parte superiore, cercando di farla venire sorridente verso la punta. Andiamo a sollevare un po' prima di cucire e andiamo a cucire tutta la parte dal laterale all'altro laterale, tralasciando la parte davanti. Andiamo ora a cucirgli il naso sulla parte della bocca di sopra in questo modo e andiamo ad applicare gli occhi ai lati. Gli occhi dovrete applicarli in questo modo: la parte più bassa, la pupilla, l'andrete ad avvicinare, mentre la parte più alta la distanziate in questo modo.
Per i capelli fate in questo modo: avvolgete intorno a 4 dita oppure intorno ad un cartoncino ed andate a cucire al centro in modo da bloccare il filo verso il centro. Passate più volte fino a fermarlo bene. Dopo aver fermato bene il centro, tagliamo la parte di sotto ed andiamo ad applicare sulla testa. Cuciamo bene la sommità. Dopo aver cucito andiamo a tagliare la parte alta in modo da far venire un po' in questo modo. Andiamo a tagliare così, sfilacciando un po' i capelli, in modo che per dare più diciamo la somiglianza ai capelli della nostra maga. La mettiamo in questo modo e andiamo a tagliare in modo da far venire scalati i capelli. Andiamo a tagliare a misura. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro lato. Questa è la nostra Maga Magò. Per trasformarla in un bellissimo portachiave andiamo ad inserire un po' di nastrino all'interno di un ago per i materassi e andiamo verso il centro, qui dalla parte di dietro, facciamo uscire il filo ed inseriamo il nostro portachiavi. Andiamo a fare un bel nodo alla base in modo che il portachiavi resti ben fermo sulla testa. Possiamo, volendo, inserire anche un portachiavi con la catena, decidete un po' voi come sistemare meglio il vostro portachiavi in base alle vostre esigenze. Andiamo a fare un bel fiocchetto qui alla base dopo aver fatto 2 bellissimi nodi in modo che tenga ben fermo. Andiamo a fare il nostro fiocco e possiamo a questo punto chiudere. E questo è il nostro portachiavi terminato. Spero di aver fatto felice Alessandra, che mi ha chiesto di farla sorridente e l'ho fatta ben sorridente, non arrabbiata. Spero che ti piaccia, spero che piaccia anche a tutte voi. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto tutti alla prossima. È davvero simpaticissima con le sue scarpette, è molto carina, già il personaggio è così simpatico, è realizzato così, è davvero eccezionale. Vi lascio al prossimo tutorial, vi do un grande abbraccio, ciao ciao, alla prossima, grazie, condividete mi raccomando e non dimenticatevi di mettere il mi piace e magari di fare qualche commento e qualche saluto. Grazie mille, ciao ciao, alla prossima.